Questa mattina facciamo la macchetaira, che è una sorella della sardinara e della pizzalandrea. Si chiama macchetaira perché anticamente veniva condita col machetto, che è una salsa che si fa con l'interiora e le teste delle acciughe. Oggi il machetto si fa in questo modo e per questo la nostra macchetaira si differenzia dalla sardinara. Si fa un bel battuto di cipolla, capperi, acciughe salate diliscate, si fa appena soffriggere, ci si mettono sopra i pomodori pelati. Questo è il machetto odierno. Adesso prepariamo l'impasto. Ho preso la farina, io uso questa farina numero 2, che è quella non raffinata. Faremo un impasto di 1 chilo. Ok, adesso la verso sulla spianatoia. Ok, mi preparo il lievito. Questa mattina uso il lievito secco perché non ho il lievito fresco. Comunque c'ho sempre la scorta. Allora, adesso sciogliamo il lievito qui dentro. Comunque si risolve col lievito disidratato quando non c'è, e infatti ne tengo sempre un po' in casa per ogni evenienza. Facciamo un bel buco qua, prepariamo la fontana, sale soltanto intorno, bisogna stare attenti a non mettere il sale a contatto con il lievito perché altrimenti non lievita bene. Allora, adesso lo metto dentro così, pian piano lo amalgamo con la farina. Si era sciolto tutto bene, direi di sì. Facciamo un'altra cosa, ancora un goccino d'acqua. L'acqua è tiepida, con il lievito di birra sempre acqua tiepida, tutto tiepido, mai caldo forte, mai sbalzi di temperatura perché altrimenti si ferma o si rovina la lievitazione. Adesso pian piano amalgamiamo la farina. Che dovrò cominciare a usare le mani per sentire quando l'impasto va bene, bisogna farlo con le mani. Adesso pian piano. E bisogna stare attenti, l'impasto non deve risultare duro, deve risultare molto morbido, quindi è bene aggiungere farina e acqua piano piano. Ecco, adesso penso proprio che non ce ne vorrà più. Ecco. Ecco qua, adesso l'impasto è praticamente pronto, lo lavoro un attimo ma non tanto per amalgamare bene tutto anche quello che è stato aggiunto di queste cose che rimangono attaccate al tavolo. Questo vedi è molto morbido, vedi? Deve rimanere morbido così, molle praticamente. Adesso io lo metto in una ciotola dentro. Prendo un po' di carta di questa pellicola, tra un po' la guardo, diciamo mezz'ora, se mi sembra che sia gonfiata abbastanza la lavoro di nuovo e poi così via per diverse volte. Faccio il primo intervento sull'impasto.
siccome è un po' molle come impasto, io di solito mi bagno le mani di olio perché non mi rimanga troppo attaccato alle mani, altrimenti perché lo faccio qui dentro, lo faccio, non lo esco lo lascio nella sua, vedi che è già lievitata, vedi come già si è già mossa. Questa operazione bisogna farla diverse volte prima della cottura, prima che la pasta sia pronta. Poi più lievita la pasta meglio è, più sta lì meglio è. Noi la lasceremo diverse ore. Ecco, questo adesso rimane qua, noi andiamo a fare il sugo. Adesso prepariamo i pomodori freschi per il macchetto, per il sugo da mettere sopra la macchetaira. Sono pomodori freschi, cuore di bue. Adesso li sbollentiamo e poi li prepariamo pelati e affettati da mettere nel sugo. L'acqua è bella bollente, li mettiamo dentro un attimo che si sbollenti la pelle. Ecco. Ok, adesso facciamo questo lavoro e tiriamo via la pelle. Uno, due, anzi devo controllare, 3, 4, 4 ci vogliono, ok. Allora, adesso affettiamo un po' di cipolla insieme, appena raccolta dall'orto, vero? Sì. Lo spicchio d'aglio, si fa il solito lavoro, poi lo tolgo, quando è dorato lo levo, vediamo così, ecco, ok, metto dentro questo,
sugo è fatto, poi dopo voilà. Allora apro. Wow, guarda che bello. Hai visto? Allora metto un po' di farina sulla spianatoia. Facciamo, scusa, faccio scendere la pasta. Dove mettere la pasta. Cominciamo a fare questa che è la più grande delle che devo fare. Ok, la lavoro un po' con la mano, vedo la forma rotonda un po' a mano, così come si fa un po' con le pizze, no? Poi la lascio qua dentro, la stendo qua e ce la lascio per un po'. Ecco, adesso ne prendo altre due.